Se ti alleni senza conoscere le tue zone di intensità, è come se stessi guidando senza una mappa. Ti stai muovendo, sì, ma stai davvero andando nella direzione giusta per migliorare? In questo video vedremo come funzionano le 7 zone di allenamento e perché le zone di corsa e ciclismo non sono esattamente le stesse, e poi quali parametri usare per stabilire la tua soglia di allenamento. Partiamo! Oggi scopriamo insieme le zone di allenamento per corsa e per ciclismo, cosa sono, a cosa servono e come usarle per ottenere il massimo dei tuoi allenamenti. Corsa e ciclismo, due sport di resistenza ma con differenze fondamentali. Nella corsa ogni passo comporta un impatto sul terreno, il che rende più difficile sostenere intensità massime per lunghi periodi. Nel ciclismo invece il movimento è più fluido, senza impatti. Questo permette di generare picchi di potenza più elevati e sostenere intensità elevate per periodi più lunghi. Questo spiega perché nella corsa, ad esempio, ci si ferma alla zona numero 5, mentre nel ciclismo esistono anche la zona 6 e la zona 7, che rappresentano, se così si può dire, sforzi massimali di breve durata. Le zone di allenamento e i loro obiettivi. Le zone di allenamento vengono suddivise in base all'intensità e ai benefici che portano. In sovrimpressione adesso state vedendo una tabella, è una tabella con dei numeri standard. Poi pian piano, man mano nel video, capirete anche perché. Io adesso ve li leggo, vi faccio vedere che c'è differenza tra MHR, LTHR ed FTP. Io mi baserò per semplicità su questo video sui dati, sulle percentuali della MHR. In zona 1 quindi l'intensità del carico deve essere tra il 50 e il 60% della propria MHR e vedete che per l'LTHR e la FTP le cose variano, ma adesso sarà tutto più chiaro a breve. Per la zona 2 ci si basa su un'intensità del 60-70%, mentre sulla zona 3 del 70-80%, nella zona 4 80-90% e nella zona 5 tra il 90 ed il 100%. Come vedete, per quanto riguarda la zona MHR e l'LTHR non ci sono dati per la zona 6 e per la zona 7, perché questi parametri dipendono dalle nostre pulsazioni, mentre nel ciclismo per la FTP si può andare oltre e adesso capiremo il perché. Quindi le zone 6 e 7 sono specifiche del ciclismo perché la potenza in watt può essere spinta oltre la propria FTP per brevi durate, cosa che nel running è limitata da biomeccanica e anche dagli impatti, che ovviamente abbiamo coi piedi sul terreno. Le differenze tra MHR, LTHR ed FTP. Quale parametro usare? Allora, chiariamo subito che cos'è la MHR, ovvero la massima frequenza cardiaca. Tutte queste sigle sono degli acronimi in inglese per quello che vi sto spiegando adesso in italiano. Siccome il mio inglese è pessimo, vi dirò il significato di questo acronimo in lingua italiana. Quindi MHR significa massima frequenza cardiaca ed è il valore massimo dei battiti cardiaci al minuto che il cuore può raggiungere, che il nostro cuore può raggiungere. Per questo dicevo che è una cosa individuale. Ovviamente ognuno di noi ha un cuore diverso, ha una fisiologia diversa, ha una forza, una potenza, una resistenza diversa, quindi questo numero varia, è molto soggettivo. L'LTHR è la soglia lattacida, ovvero la frequenza cardiaca massima sostenibile senza accumulare troppo lattato. È ideale per definire le zone di allenamento basate sulla soglia anaerobica. E quindi abbiamo la FTP, la Functional Threshold Power. Scusate il mio inglese, ed è utilizzata nel ciclismo, non nel running. E questo acronimo si riferisce alla potenza media massima sostenibile per un'ora ed è misurata in watt. È il riferimento più preciso per il ciclismo perché vi ho detto che il battito cardiaco già è soggettivo di per sé, in più ci sono molti parametri che lo fanno variare, come ad esempio temperatura, stanchezza, idratazione, nutrizione, quindi se uno non cura tutti questi parametri, e solitamente uno non riesce a curare tutto alla perfezione perché ad esempio la temperatura non la puoi controllare, le pulsazioni appunto possono variare. L'allenamento più preciso nel ciclismo sarebbe quello, in teoria, della FTP. Però occorre un misuratore di potenza e come vedremo non tutti, neppure io, ce l'abbiamo, quindi dobbiamo per forza fare con le pulsazioni. Quale usare? LTHR, MHR o FTP? Beh, se si corre probabilmente è meglio basarsi sulla LTHR.
Se invece sei sulla bicicletta, come ho appena detto, sarebbe meglio basare le proprie zone di allenamento sulla FTP, però appunto corre un misuratore di potenza che non tutti hanno. Quindi come si può fare? Anche in questo caso ci si può basare sulla LT-HR. La MHR, come la LT-HR, è un buon punto di partenza, però forse un pochino meno affidabile per allenamenti più mirati. Comunque per i principianti, io mi sto rivolgendo a dei principianti, va benissimo. Ed ora passiamo brevemente alla descrizione delle zone. La zona 1, la zona di recupero, che va dal 50 al 60% della propria MHR. Io adesso, come vi ho detto all'inizio, mi baserò solo sulla MHR, se no vi riempio di una serie di numeri e si fa confusione. Quindi se volete allenarvi in zona 1, quella del recupero, utilizzate il 50-60% della vostra frequenza cardiaca massima. Qual è l'obiettivo dell'allenamento in questa zona? Beh, è il recupero attivo, l'ossigenazione muscolare e la rigenerazione. Per farvi un esempio, per rimanere in zona 1 si può fare una camminata non troppo veloce ma anche leggermente sostenuta, oppure una pedalata molto leggera. Gli adattamenti che si produrranno sul nostro organismo con questo tipo di allenamento, allenandoci in questa zona, saranno una migliore ossigenazione dei tessuti, praticamente nulla affaticamento muscolare, e tutto questo favorisce anche la circolazione sanguigna. La zona 2, quella del fondo lento, che si può stimare tra il 60 e il 70% della propria MHR. L'obiettivo di allenarsi in questa zona è quello di migliorare la resistenza aerobica e l'ossigenazione muscolare. Per farvi un esempio, sono le uscite lunghe ad un ritmo controllato, appunto a fondo lento. Per darvi un'idea empirica di che fatica si può fare, mentre si svolge l'allenamento in zona 2 si riesce a parlare tranquillamente senza fatica. Quali adattamenti produce l'allenamento nella zona 2 nel nostro fisico? Beh, migliora la capacità di utilizzare i grassi come carburante, e questo è molto importante per fornire una base ai nostri allenamenti, e in più c'è un incremento degli enzimi mitocondriali. L'allenamento in zona 3 invece è quello del fondo medio e si può stimare ad una percentuale del 70-80% della nostra frequenza cardiaca massima. L'obiettivo di questo allenamento è quello di migliorare il nostro sistema cardiocircolare. Per farvi un esempio, sono corse a ritmo medio, pedalate su terreni variati, un po' ondulati, in modo da tenere le pulsazioni leggermente più alte di quelle che sono in zona 2. Per darvi un'idea sempre empirica, si può parlare facendo questo allenamento, però con un leggero affanno. Gli adattamenti che tale allenamento apporta al nostro fisico sono il miglioramento dell'efficienza del cuore e dei muscoli. In più, ovviamente, visto che è un allenamento di resistenza, si migliora la nostra resistenza. Passiamo alla zona 4, quella della soglia aerobica, stimata tra l'80 e il 90% della nostra MHR. L'obiettivo di questo allenamento è quello di aumentare la soglia del lattato e ci si può allenare con ripetute lunghe, pedalate intense e un medio veloce, un po' più veloce, un po' più impegnativo del fondo medio, della zona 3. Si riesce a parlare, però questa volta si comincia a fare un po' di fatica. Gli adattamenti che questo allenamento apporta al nostro fisico sono un aumento della tolleranza all'accumulo di lattato e quindi anche un aumento della potenza aerobica, che sarà migliorato se ci alleniamo nella zona 5, ovvero quella della soglia anaerobica, tra il 90 ed il 100% della nostra MHR. L'obiettivo, come detto, è quello di migliorare la capacità anaerobica e quindi facendo questo si incrementa anche il volume plasmatico. Un esempio di questi allenamenti sono sprint brevi o ripetute veloci, oppure tenere ad esempio un ritmo gara degli ultimi chilometri della gara. È un ritmo abbastanza sostenuto. Questo allenamento apporta miglioramenti alla resistenza, soprattutto quella degli sforzi intensi, e facendo questo allenamento miglioreremo anche il nostro VO2 max, cioè il massimo consumo di ossigeno. Ecco, nella corsa ci si ferma alla zona 5 perché mantenere intensità superiore alla zona 5 comporta un impatto eccessivo sulle articolazioni. Invece nella bicicletta si continua e si giunge così alla zona 6, quella della potenza anaerobica.
che va, visto che si calcola in FTP, adesso sto parlando di FTP per la bicicletta, per la zona 6 e per la zona 7, la zona FTP è abbastanza precisa, anche perché è un metodo oggettivo di calcolare questa fatica, che va dal 121 al 150% della propria FTP. L'obiettivo è quello di sviluppare la forza esplosiva, generando anche un aumento della capacità anaerobica. L'allenamento particolarmente adatto per questo tipo di zona sono gli sprint massimali di 30 secondi. Gli adattamenti fisiologici sono un miglioramento della capacità di reclutamento delle fibre muscolari. E siamo giunti così alla zona 7, quella della massima esplosività, ovviamente sempre per il ciclismo, con sforzi massimi di pochi secondi. L'obiettivo è quello di incrementare e di migliorare la potenza neuromuscolare e anche di avere un aumento della forza massimale. Un esempio sono sprint al massimo di 5-10 secondi. Gli adattamenti che il nostro fisico ne trarrà saranno un incremento della forza e della velocità della contrazione muscolare. Ma come determinare la nostra soglia allenante? Beh, è molto semplice. Per determinare la MHR si possono fare dei test massimali su salita o su sprint. Quando raggiungeremo il massimo numero di pulsazioni, quella lì sarà la nostra MHR. Vi dico subito che probabilmente si riesce ad andare ancora un pochino più su, dipende da quanto vi siete scaldati prima e da come fate questi test massimali, dall'intensità della salita, dallo sforzo che ci mettete. Anche questo è un parametro soggettivo ovviamente, perché ognuno abbiamo una nostra frequenza cardiaca massima, però bisogna fare più prove. Mi sono accorto nei miei allenamenti e nei miei test che non sempre il primo allenamento mi dà il valore preciso della MHR. In allenamenti successivi riesco anche a portarlo un pochino più su e questa soglia si può migliorare leggermente con l'allenamento, però senza esagerare, perché abbiamo tutti un limite, quindi abbiamo tutti un limite, non possiamo pretendere di migliorarlo all'infinito. Per determinare la nostra LTHR, cioè la nostra soglia anaerobica, o si può fare un test di 30-40 minuti ad un ritmo elevato, un ritmo abbastanza alto, e poi calcolare le pulsazioni e vedere la soglia anaerobica. Io non ho mai eseguito questo tipo di test, io faccio il test di Conconi. Adesso non lo sto a spiegare in questo video, se non lo allungo troppo. Con il test di Conconi a un certo punto noteremo, seguendo il grafichetto dove visualizziamo le nostre pulsazioni, le pulsazioni salgono, ma a un certo punto c'è una curva in deflessione, una leggera deflessione. Quella lì è la nostra soglia anaerobica. Invece il test FTP per il ciclismo, detto così in maniera molto semplice, bisogna fare 20 minuti massimali tirando il più possibile e poi moltiplicare la nostra potenza rilevata per 0,95. Il numero che viene fuori è il nostro FTP, la nostra FTP, cioè la potenza che noi possiamo sostenere per un'ora. Anche questo qui è abbastanza facile calcolarla, perché chi ha un misuratore di potenza e utilizza applicazioni o utilizza il rullo la può calcolare facilmente tramite le applicazioni che hanno dei programmi fatti apposta, quindi questo è il metodo più facile per poter calcolare la propria FTP. Come vi ho detto, ci sono vari valori, varie percentuali in cui sono racchiuse queste zone, ve ne sarete accorti anche voi, ed è una cosa che all'inizio dei miei allenamenti mi sono domandato anch'io: ma perché tanti siti calcolano queste zone, queste percentuali in maniera diversa? Perché se cerchi online le percentuali delle zone di allenamento troverai 1000 valori diversi. Perché? Beh, perché ci sono, innanzitutto bisogna fare attenzione se noi stiamo guardando le zone riferite all'MHR, all'LTHR o alla FTP. Come avete visto dal grafichetto, sono zone completamente diverse, cioè la zona è la stessa, però il range di pulsazioni è completamente diverso, ci sono anche differenze sostanziali, per cui innanzitutto bisogna fare attenzione se noi stiamo osservando le zone MHR, LTHR o la FTP. E poi perché ci sono anche dei modelli di calcolo differenti, per cui anche all'interno della stessa soglia, ad esempio MHR, noi abbiamo percentuali diverse. Perché ogni autore o allenatore o istituzione che studia e calcola queste cose può proporre range diversi basati su popolazioni, atleti, casistiche specifiche. Ad esempio ci sono vari metodi, tra cui quello di Carvone, quello più conosciuto, che considera anche la frequenza cardiaca a riposo. Altri studiosi, altri test non la considerano,
considerano, quindi potete capire che vengono fuori dei numeri completamente diversi. Poi ad esempio anche il mio ciclocomputer o il mio orologio hanno dei modelli, degli algoritmi che li calcolano in maniera diversa, quindi se non li regolate voi, se non li personalizzate con i vostri dati, il ciclocomputer vi darà un grafichetto alla fine, il vostro orologio ve ne darà un altro, per cui una volta che voi fate i test e che conoscete bene le vostre soglie, le vostre zone, tarate di conseguenza i vostri strumenti con i quali vi allenate, in modo da avere un risultato conforme sia col ciclocomputer ad esempio che con l'orologio. E poi queste percentuali sono calcolate anche in maniera diversa a seconda degli obiettivi, perché qualcuno potrebbe essere un atleta di resistenza e quindi potrebbe avere un range più stretto e basso rispetto ad altre persone che si allenano semplicemente per il benessere o per la perdita di peso, o anche per chi si allena nel triathlon, che deve stare attento a tre tipologie di sport diverse. Quindi queste percentuali all'interno dello stesso parametro potrebbero variare per tutti questi motivi che vi ho detto. Quindi le percentuali che vi ho dato io, 50, 60%, 70, 80, sono delle percentuali standard. Sono solo un punto di partenza, quindi io vi ho dato la base, poi approfonditele voi in base all'attività che svolgete e soprattutto anche in base al vostro livello. Vi posso assicurare che quando raggiungete un certo livello, anche senza guardare il cardiofrequenzimetro, vi rendete conto in che zona vi trovate. Bene amici, come potete vedere sono su strada, voglio fare una prova. Vi faccio vedere le varie zone, il livello di fatica. Ad esempio io adesso sono in zona 1 MHR, sto parlando senza fatica, sto anche andando un po' piano, sono un po' in leggera salita, comunque sono in zona 1. Adesso aumento e cercherò di entrare nella zona 2. Ovviamente velocizzerò un po' il video perché non è che si sale in un attimo in tutte le zone. Adesso sono in zona 2, come vedete si riesce a parlare tranquillamente. Ho un po' di vento contro, però le pulsazioni sono ancora abbastanza basse. Ora sono in zona 3, non faccio particolarmente fatica a parlare, però le pulsazioni sono salite un pochino. Ora mi trovo in zona 4, leggermente sono in affanno, ho vento contro, è questo qui che mi fa fare un po' di fatica. Però la zona 4 è questa, comincia la salitina, impegniamoci. 4.9, niente da fare, adesso c'è la discesa e quindi dai 4.9 come se fosse 5 più o meno. Avete visto l'impegno che ci vuole ed è un impegno muscolare abbastanza elevato, appunto di sprint di pochi secondi. Bene amici, abbiamo visto come funzionano le zone di allenamento per la corsa per il ciclismo, le differenze principali e come determinare le nostre soglie ideali. E tu ti alleni già in queste zone? Sapevi già queste cose? Quali altre cose vorresti raggiungere a questo video? Fammelo sapere nei commenti, sono molto interessato ed anche affascinato a queste zone di allenamento. E anche fammi sapere se è una tua zona preferita, io ce ne ho due ma non ti dirò mai quali sono. Bene amici, grazie per avermi seguito anche in questo video, se il video ti è piaciuto o ti ha aiutato lasciami un like e se ti va iscriviti al canale. Un saluto in bici da Lucoral.